amici del bosco, in questo video ci prendiamo cura del limone e facciamo la potatura d'autunno. In questo video andiamo a fare dei ritocchi alla potatura. In questo periodo si può fare qualche taglio, ma soltanto piccole cose, perché la vera potatura si fa in primavera. E in più vediamo di dare un po' di riserve alla pianta per affrontare l'inverno. Questa bellissima pianta di limone è stata cresciuta da mio zio e adesso me l'ha affidata, quindi la responsabilità è grandissima. Io seguirò la pianta in tutte le sue fasi e vedremo insieme come prendercene cura nel modo migliore. Lo zio l'avete conosciuto in un altro video dove mi ha insegnato a fare la margotta di limoni. Con quella tecnica lui ha riprodotto tantissime piante e questa è una delle sue figlie. Per prima cosa osserviamo la pianta, come sta innanzitutto, quali sono i rami sui quali dobbiamo andare ad intervenire. Le foglie del limone sono prevalentemente belle verdi, quindi la pianta nel complesso sta bene, ma ci sono dei rametti dove le foglie si sono un po' ingiallite, quindi diciamo che mi sta manifestando qualche criticità. Per prima cosa ho notato che ci sono alcuni rametti spezzati, dipende dai frutti che sono tanti e belli grandi e quindi hanno pesato un po' troppo, quindi andiamo a recuperare queste situazioni. Qui vediamo bene che sono stati spezzati due rami, quindi vado a recuperare qui. Qui si è proprio spezzato il limoncino che vado a togliere del tutto, ma anche questo rametto non è tanto bello, quindi io tornerei proprio indietro sulla pianta e farei un taglio qua. Quindi anche se è difficilissimo da fare, vi consiglio di controllare la quantità dei frutti, anche come sono disposti, e se sono tanti e pesano molto togliamone qualcuno. Se poi i limoni sono già maturi, li togliamo e alleggeriamo subito la pianta. Guarda quanti limoni ci sono in questo ramo. Sono 1, 2, 3, 4, veramente pesantissimi, il ramo cade giù e devo per forza decidermi e vado ad eliminarne almeno uno. Ma i tagli più importanti che si fanno in questo periodo sono quelli sui succhioni, ovvero quei rametti sparati che vanno verso l'alto e che vanno a trasformare la forma della pianta. Ecco. E cerchiamo di toglierli subito, quelli che è necessario togliere, in modo da non avere poi dei tagli troppo grandi da fare. Per capirsi, questo è un cosiddetto succhione, cioè un ramo che procede in verticale. In genere la pianta crea questi rami perché è stata molto potata, infatti questo limone è a forma di vaso ed è molto aperto all'interno, quindi la pianta sta cercando un po' di richiudere. Adesso vado a fare il taglio più grande di tutta questa potatura. Qui abbiamo un ramo appunto con queste caratteristiche, vedi, verticale, va verso l'alto e torna all'interno e quindi prende in considerazione la sua eliminazione. Ma se vado a controllare, questo ramo cresce su un altro rametto che va a incrociarsi con quello principale, quindi lì si sta creando un incrocio appunto che alla fine crea delle ferite sul tronco, quindi farò un taglio che eliminerà tutta questa parte della pianta. Allora vado a togliere questo ramo qui che torna tutto verso l'interno. Questo invece è un ramo troppo alto, sta decisamente fuori dalla struttura che abbiamo deciso di dare alla pianta e quindi faccio crescere i rametti che è intorno, ma vado ad abbassare. Riguardo ai succhioni, ora io sarò molto attenta a non eliminarne troppi, perché vorrei anche che la chioma così aperta si richiudesse un po', non troppo, deve sempre passare aria e passare luce, ma è anche vero che le estati sono molto calde e il sole che batte troppo al centro della pianta e quindi va sul legno lo danneggia, quindi cercherò di ricreare un po' di ombreggiamento ma sempre senza chiudere troppo. Qui c'è un altro piccolo incrocio, vado ad eliminare un rametto. La pianta non è ancora perfetta, ci sono dei rami un po' fuori asse, un po' più lunghi così, ma questo non è il periodo per fare la potatura completa, quella la faremo a primavera. Diciamo che adesso la pianta va già bene per attraversare l'inverno. A primavera vi faremo vedere come sta la pianta e come proseguiamo la potatura, è un periodo fondamentale perché in quel caso andremo proprio a dare la spinta alla crescita dei rami nella direzione che decideremo noi. Se vi piacciono i limoni mettete un like a questo video. Una potatura d'ottobre però è importante per evitare che quei succhioni, quei rami che non vanno bene continuino a crescere. In fondo il limone è una pianta sempre verde, quindi anche se in inverno andrà in una stasi vegetativa,
Comunque adesso un po' della sua attività continuerà a farla, quindi noi cerchiamo di evitare che accrescano quei rametti che siamo già sicuri di dover tagliare. In questo periodo comunque non si pota molto, si lascia anche qualcosa di superfluo, perché semplicemente il limone, come gli altri agrumi, hanno nelle foglie e anche nei rami le loro riserve. Questa pianta li trattiene sui rami e sulle foglie, altri alberi da frutto li fanno scendere nelle radici. Quindi se noi andiamo a togliere troppi rami, appunto, andiamo ad eliminare le sue scorte. Questo lo togliamo perché anche se è un bel ramo va molto all'interno, quindi andrebbe proprio a ricreare il centro della pianta e il nostro limone ha tutta un'altra forma, quindi taglio. Il vaso è bello libero all'interno, però sono contenta che ci siano questi rametti, questi più piccoli, li facciamo crescere anche all'interno per quel discorso che vi dicevo di proteggere il tronco. Questo è tutto quello che ho eliminato, vedete non è tanto perché siamo ad ottobre. Ci sono anche 3 limoncini, questi vediamo se sono utilizzabili. Il limone in vaso è una pianta che ha bisogno di noi continuamente, anche se noi abbiamo messo un bel terriccio, una bella terra nutriente, con tutte le nostre annaffiature rapidamente i nutrienti verranno anche dilavati. Quindi dobbiamo sempre aggiungere nutrimento. Ad ottobre possiamo fare, diciamo, l'ultima concimazione dell'anno, perché poi durante l'inverno invece lo lasciamo tranquillo e ricominceremo a primavera. In questo modo la pianta acquisirà i nutrienti che gli diamo e andrà ad aumentare le sue scorte, che sono preziose appunto per l'inverno. Cosa possiamo dare ai limoni? Innanzitutto i lupini, ecco qua, questi sono i miei lupini autoprodotti che ho frullato. Il lupino è proprio un grande classico per la concimazione dei limoni, perché è un legume che va a dare tantissimo azoto alla terra e quindi alle piante. Lo vado a distribuire in superficie e lo lascerò così in superficie, man mano che lui si decompone rilascerà appunto le sue sostanze più preziose, tra cui l'azoto. Insieme ai lupini vado a dare anche un po' di humus di lombrico. Questo è un fertilizzante estremamente equilibrato, quindi lo possiamo utilizzare con tutte le piante. Va bene anche con il limone, che è una pianta acidofila. Quindi tanta materia organica, materia organica tende ad abbassare il pH e tutto questo farà sicuramente bene alla pianta. Allora vado a questo punto a mischiare i lupini con l'humus e lo distribuisco tutto quanto in superficie. Con l'acqua di irrigazione poi i nutrienti scenderanno verso le radici. I nutrienti li vado a mettere nella parte più esterna del vaso, non vicino al colletto. Il problema con le piante di limone coltivate in zone dove le temperature in inverno scendono parecchio è appunto come metterle al riparo, perché il limone effettivamente quando si raggiungono i 0 gradi va appunto in stasi vegetative e se andiamo a -5 subisce dei danni, quindi non dobbiamo lasciarlo troppo esposto alle intemperie. E quando la stagione si fa brutta lo possiamo mettere al riparo. Un tempo c'erano le limonaie, quindi queste grandi serre molto luminose dove le piante potevano essere messe al coperto. Adesso io per i periodi più critici ho il garage che ha delle belle finestre, quindi per qualche settimana posso anche tenerla al riparo là dentro, altrimenti si può mettere il limone comunque vicino ad un muro che lo protegga dai venti più freddi e poi possiamo andare ad aggiungere un tessuto intorno alla chioma che poi gestiremo insomma in base all'andamento delle temperature e ci aiuterà a evitare che appunto poi ci sia il gelo che si va a posare sulle foglie. Quando il limone si fa grande e c'è bisogno di spostarlo, la soluzione è metterlo sopra un carrello con le ruote. A quel punto si può spostare, ma il mio si è bloccato. Ecco. I venti da cui lo dobbiamo proteggere sono quelli che arrivano da nord soprattutto, quindi se abbiamo un muro che ci ripara a nord e che lascia il limone esposto alla luce del sole a sud, abbiamo buone possibilità di farli attraversare l'inverno senza problemi. Questo invece è un limoncino piccolino ancora, è molto giovane, che è stato piantato direttamente a terra. Anche qui durante l'estate i rami si sono mossi un po' a piacere, quindi adesso prima di mandarlo a riposo vado a togliere qualche incrocio. Allora andiamo anche qui a cercare di creare una struttura aperta, quindi tolgo questo rametto piccolo che viene verso il centro e va a toccare l'altro ramo.
via. E poi anche questo che punta verso l'alto lo dobbiamo togliere. Posso? Bene, anche per questa pianta sarà necessaria una bella protezione, anche perché lei rimarrà all'aperto. Gli faremo una casetta, intanto però c'è un muro che la protegge appunto dai venti dal nord ed è esposta a sud. Anche a lui vado a mettere un po' di humus di lombrico. Faccia matura anche sotto al limone non guasta. Le piante coltivate in vaso vanno tenute più contenute delle altre, quindi si può scegliere una forma a vaso come questo, cioè con l'apertura al centro, ma anche a globo. L'importante è lasciare questi rametti penduli laterali che permettono la fruttificazione anche in basso e tutti i limoni comunque prendono il sole. Questi e altri consigli li ho trovati nel libro di Matteo Cereda e Pietro Isolan, Potatura Facile. Ad ottobre ricordiamoci che è l'ultimo periodo utile per intervenire sulle piante di limone, poi arriva il freddo e dobbiamo solo pensare a proteggerle e anche ricordiamoci a dare loro da bere, perché anche in inverno la terra del vaso si asciuga e ogni tanto dobbiamo intervenire con l'irrigazione, non dimentichiamoci. Con la potatura di ottobre andiamo a togliere proprio i rami fuori forma, andiamo a togliere i succhioni che sono venuti fuori d'estate e che ci siamo dimenticati di togliere subito. La potatura completa la faremo in primavera e diamo anche l'ultima fertilizzazione che farà fare quelle scorte necessarie alla pianta per superare l'inverno. E non dimentichiamoci di ripararlo, perché quando fa freddo il limone vuole essere protetto. Grazie ancora a mio zio che mi ha regalato questa bellissima pianta e grazie a voi che avete seguito il video fino a qui. Ci vediamo al prossimo, ciao!